Allora, la primissima cosa che dobbiamo fare è inquadrare con precisione chirurgica la cornice all'interno del quale si sta verificando questo nuovo fenomeno in Iran di queste proteste, perché queste proteste sono state trattate malissimo dalla nostra stampa tradizionale, come se fino a ieri in Iran andasse tutto bene, improvvisamente adesso ci siano 2 o 3 pazzi in piazzetta a Teheran che hanno deciso così di manifestare una certa ribellione giovanile. Non è così la faccenda. La faccenda è che noi abbiamo per la prima volta nella storia dell'umanità un paese intero che decide di ribellarsi contro l'Islam. Questa è una rivoluzione mai vista prima, inaudita, inedita, contro l'Islam, contro la Sharia. Queste proteste, lo sapete, stanno andando avanti da 2 settimane, ma quali sono le prove che ci possono far affermare una cosa del genere, ovvero che si tratti di una rivoluzione contro l'Islam? Beh, innanzitutto le persone non stanno gridando Allah Akbar. Questo sembra un dettaglio superficiale, ma per chi ad esempio aveva seguito le primavere arabe, come nel mio caso, un bel po' di anni fa, noi sapevamo, abbiamo imparato che essendo arabe erano ovviamente un fallimento totale, perché l'arabo medio era in grado di gridare al microfono della CNN, ad esempio, che voleva la democrazia e 3 secondi dopo gridava Allah Akbar, che significa che Allah è più importante di qualcos'altro, cioè l'esatta antitesi del concetto di democrazia. Gli iraniani per fortuna non sono arabi, non solo non stanno gridando questo, che sembra una cosa da poco, ma in realtà è importante per chi magari segue queste cose, ma hanno incendiato delle moschee. Hanno dato fuoco a delle moschee, non si è mai vista una cosa del genere. Le moschee incendiate secondo il regime sono state 25, secondo altre fonti, e per quanto riguarda le fonti fra un attimo ci arriviamo perché è un disastro, si tratta di centinaia di moschee incendiate. Oltre a questo c'è ovviamente il classico simbolo del rogo, del velo, dell'hijab, come già da Donna Vita Libertà di Mahsa Amini, di prima del 7 ottobre, quella prima parte di quelle proteste, di quelle rivolte. E oltre a questo sono state incendiate anche delle copie del Corano, quindi sono stati attaccati gli esatti simboli dell'Islam. Questo significa che noi non abbiamo dei manifestanti contro il regime islamico iraniano, degli ayatollah. Abbiamo un paese intero che è fatto da studenti, è fatto da commercianti, è fatto da uomini, è fatto da donne che non vogliono più l'Islam, perché l'Islam è stato imposto con la forza e con la violenza nel 79, e io ci terrei a precisare in questo momento che l'alleanza che ha reso possibile la salita al potere dell'Islam fu fatta proprio con la sinistra. Il giorno seguente, quando i musulmani prendono il potere, le persone di sinistra sono tutte impiccate in piazza oppure in carcere, con l'unica televisione che trasmette esattamente queste immagini, ovvero le impiccagioni degli alleati di sinistra. Questo mi sembra rilevante da farlo notare, magari come monito. A questo punto che cosa accade? Che dobbiamo guardare lo strato di realtà militare, nel senso che noi sappiamo da tempo, l'abbiamo detto in più di un video, che Israele avrebbe dovuto intervenire contro l'Iran insieme magari all'amministrazione Trump, sarebbe stato fantastico, ed eccoci arrivati esattamente a quel punto. È imminente l'intervento di Stati Uniti e Israele insieme contro la teocrazia degli ayatollah dell'Iran rappresentata da Khamenei. Anzi, secondo me sono anche già in ritardo, nel senso che purtroppo gli iraniani continuano a morire, nel senso che gli iraniani hanno deciso da 2 settimane tutte le sere di farsi ammazzare pur di non avere più l'Islam al potere. Infatti, per quanto riguarda i dati, allora, per quanto riguarda la parte militare, io vi posso dire il poco che sono riuscita a carpire come informazioni. Ci sono già innanzitutto delle ambasciate che hanno l'ordine di evacuare, alcune sono già state fatte evacuare, sono stati visti dei familiari degli ayatollah nell'aeroporto, indovinate di dove? Di Mosca. E ci sono poi proprio degli aerei militari in zona, nello spazio militare medio orientale. Sto pensando a delle basi in Qatar e a delle basi anche al confine con l'Iraq. Per quanto riguarda i paesi arabo-sunniti, volevo specificare una cosa.
Quando ci sarà, io non vedo l'ora, questo intervento contro l'Iran praticamente, noi ci dovremmo sorbire il disco rotto degli arabi, la tarantella degli arabi sunniti che dicono che l'America ha tutte le colpe del mondo, Israele ha tutte le colpe del mondo perché non dovevano intervenire, bla bla bla. Ed è una farsa, è una loro tipica ipocrisia, al microfono diranno così, ma nel privato si sfregheranno le mani perché tutti i sunniti non vedono semplicemente l'ora che qualcuno attacchi gli sciiti. Questa è la dinamica interna dell'Islam. Una volta stabilito questo, è imminente l'attacco, anche perché siamo andati a prendere il caso psichiatrico dell'America Latina, che era Nicolás Maduro. Non può essere un caso, nel senso che io ho poi fatto ricerca su questo e ho tristemente scoperto che non è ad esempio per niente famoso il programma Cassandra, che probabilmente verrà tradotto così. Il programma Cassandra era tutta una serie di documentazione che testimonia e che fornisce le prove del legame fra il caso psichiatrico Nicolás Maduro e Hezbollah, ad esempio. Quindi l'ultimo tassello di tutto l'asse sciita, asse sciita, che Israele per fortuna ci ha fatto fuori negli ultimi 2 anni, quindi Iran, le milizie in Iraq, Assad, ciao, anche lui a Mosca, Hezbollah, tutti esplosi, e c'era ancora l'ultimo tassello. Maduro praticamente gli aveva dato Hezbollah la compagnia di volo nazionale, facevano passaporti falsi, visa false, sono tutte cose che presto verranno fuori anche in Italia. Io ho letto i capi d'accusa contro il caso psichiatrico e non si menziona né l'Iran né Hezbollah, si menziona ovviamente il narcotraffico. La base di Hezbollah era la Isla Margarita, che è di fronte al Venezuela, fa parte del Venezuela, dove si addestravano alla jihad, e poi c'era il centro del narcotraffico. Tutto questo non è possibile che sia saltato, cioè il chavismo è lì da 30 anni, non è possibile che sia stato fatto saltare adesso così, per coincidenza, almeno non secondo i miei schemi mentali. Quindi dai, ci siamo, l'attacco deve essere imminente. Per quanto riguarda invece lo strato di realtà fisica, volevo dirvi che è molto difficile adesso avere dei dati concreti, perché ovviamente è stato staccato sia internet che le linee telefoniche. Ieri eravamo nel 4° giorno di blackout, c'è stata una fase in cui il prodotto Starlink di Elon Musk è stato dato ovviamente per la comunicazione, per gli iraniani, e poi forse è saltato anche quello. Adesso non so più in quale fase siamo, perché ogni 3 minuti c'è un aggiornamento e poi ogni 4 minuti non succede più niente, e questa è la realtà delle cose. Ma per quanto riguarda i dati, io vi dico quello che sono riuscita a estrapolare. Parrebbe che i morti siano 3.000, secondo me sono molti di più, e che i feriti siano 10.000. Poi per quanto riguarda i feriti si possono aggiungere tutta una serie di incubi. Ci sono degli ospedali in cui i feriti sono andati e sono stati ammazzati in ospedale. Quindi come fai a contarli i feriti? Cioè, se io adesso come manifestante adesso vengo ferita, vado a casa, non vado in ospedale a farmi ammazzare, quindi come fai a contarli? E i morti anche. Purtroppo ci sono delle clip dell'orrore che provengono dall'Iran, e sto pensando ad esempio a queste file di sacchi neri, scusatemi, è straziante, con le madri che arrivano, ognuna gridando deve aprire un sacco nero per vedere se dentro c'è il proprio figlio. Noi nel 2026 non possiamo più vedere delle scene del genere. Sono da fare fuori queste persone della teocrazia dell'Iran. Basta. Per questo dicevo all'inizio, è già tardi, perché nutrire la propria psiche, la propria vista di queste clip tutto il giorno per vedere se succede qualcosa e poi non succede niente non è salutare, e noi non possiamo vivere così, e gli iraniani non meritano tutto questo. Quindi, torno a dire, per me l'intervento è già in ritardo, e non capisco perché non lo facciano, anche se in realtà ci sono delle cose che capisco in più. E qui è quando dobbiamo entrare nella parte islamica, proprio nello strato islamico di questa realtà che improvvisamente ci si è delineata di fronte agli occhi. Allora, ieri sera Khamenei ha fatto comunicare che i manifestanti sono tutti nemici di Allah.
Per chi conosce il Corano come me, come voi, questa è una condanna a morte. Noi dobbiamo esserne sicuri. Cioè Khamenei ha fatto dire: siete tutti condannati alla tortura e siete tutti condannati a morte, come da 5.33, ad esempio, versetto 33 del capitolo 5 del Corano: state spargendo la corruzione sulla terra, verrete uccisi tutti quanti. Questo ha tolto il sonno a non poche persone, perché bisogna riuscire a intervenire in qualche modo, altrimenti abbiamo davanti un massacro preannunciato. Come se non bastasse, in ambito sciita esiste anche un altro concetto, che è questo. Gli sciiti, questi pazzi drogati, perché non solo sono musulmani, non solo sono al potere, ma sono anche drogati, perché hanno sempre fatto solo questo di lavoro, e vivono con il tratto di personalità paranoide. La cosa più importante del mondo è cosa fa Israele. Queste persone drogate, musulmane, che già credono a tutto quello che è, negli anni, ad esempio, sono riuscita a dire che Israele spostava le nuvole, perché così si creava la siccità in Iran. Nessuno vuole sapere cosa stessero dicendo. E questa è l'esatta definizione di antisemitismo. Sei un pazzo totale e quindi ti stai autodistruggendo. Questo è quello che fa l'antisemitismo ovunque vada. L'avrete già sentita quella frase: dove arriva l'antisemitismo la società si distrugge, che siate ebrei o non siate ebrei. È esattamente quello che è successo. In questo momento, ad esempio in Iran, manca l'acqua corrente. Ma quale Starlink? Ma quale internet? Non hanno l'acqua corrente queste persone, perché chi li governa ha sempre avuto soltanto la paranoia di Israele, si è anche drogata, e sono anche sciiti. Gli sciiti credono a una cosa ai confini con la metafisica, che è il 12° imam, che io non ho mai approfondito bene, che manco gli iraniani l'hanno capita bene. Dovrebbe essere una fantomatica figura che esiste già, ma deve ancora comparire. E questa persona, non so, chiamiamolo 12° imam, dovrebbe comparire soltanto anche qualora ci fosse la distruzione totale del globo. Perché non lasciargli il nucleare allora a delle persone che ragionano così, che hanno questa dottrina e che sono completamente drogati, fino ad avere il caso psichiatrico di quello che parlava con i passerotti? Secondo me questa di Maduro non la sanno gli italiani, ma adesso andiamo avanti. Comunque Maduro pensava, i suoi migliori amici erano Hezbollah, e lui giustamente pensava che c'era un passerotto che gli parlava ed era Hugo Chavez che gli parlava. Queste sono le persone che abbiamo davanti, ma a parte Maduro bisogna intervenire con una certa fretta, scusatemi se l'ho già detto, nei confronti della teocrazia dell'Iran. Devono sparire dalla faccia della terra, che siano in un bunker, bisogna capire in quale bunker sono, e se vogliono andare a Mosca, vadano a Mosca insieme a tutti gli altri fantastici esponenti dell'asse sciita, o almeno i sopravvissuti. Adesso abbiamo una notizia fantastica, che è l'unica buona notizia di questo video. Allora, per capirla dobbiamo fare un balzo di prospettiva, dobbiamo cambiare completamente punto di vista. Dovete immaginare che io sia l'Islam, cioè io sono una persona e sono l'Islam, e sto osservando questa situazione dell'Iran. Che cosa vedo? Vedo gli zoroastriani che non accettano la Sharia che io ho imposto loro con il versetto 29 del capitolo 9 del Corano. Quindi li uccido tutti. Teoricamente, dal mio punto di vista, niente di più lineare, anzi, più mortifaccio meglio è. Primo, perché io come Islam sono mortifero; secondo, perché vado anche a incutere il terrore nei cuori dei miscredenti, come da altro versetto del Corano. Perfetto. Perché zoroastriani? Perché gli zoroastriani fanno parte della gente della scrittura. Io negli ultimi 2 anni ho sempre detto che la gente della scrittura erano principalmente cristiani ed ebrei. Non è che mi sono sbagliata, ma semplicemente ci stavamo occupando di Israele, Hamas e di tutti gli altri suoi vicini di casa, esseri orrendi.
ma ci sono anche gli zoroastriani, quindi la gente della scrittura sono cristiani, ebrei e zoroastriani. Io Islam adesso che vedo queste manifestazioni so che li farò fuori, nessun problema. 929, se non accetti la Sharia io ti combatto fino a ucciderti. Ma c'è una cosa che non deve succedere mai dal mio punto di vista di Islam, e quella cosa è proprio l'alleanza fra cristiani, ebrei e zoroastriani. Questo per me è l'incubo peggiore al mondo. Questa cosa che per me non deve mai, mai, mai verificarsi e succedere, perché andrebbe a decretare la mia sconfitta, non è nient'altro che tutta la gente della scrittura messa insieme, capitanata da dei rappresentanti. Trump, in questo momento, dal mio punto di vista che sono l'Islam, è il rappresentante del mondo cristiano. Netanyahu, dal mio punto di vista che sono l'Islam, è il rappresentante del mondo ebraico, e poi ci sono gli zoroastriani, il popolo iraniano, che rappresentano gli zoroastriani. Nel momento in cui Stati Uniti, Israele vanno a combattere contro gli ayatollah in favore del popolo iraniano, abbiamo l'alleanza fra cristiani, ebrei e zoroastriani, e io Islam sono morto. Io Islam sono stato sconfitto dal mio incubo peggiore. È così. A livello dottrinale è proprio così. Ci tenevo tantissimo a comunicare, perché è così per forza. Chiaro che questo non vuol dire che in mezza giornata stappiamo lo champagne, chiudo il canale, abbiamo risolto ogni problema, anzi i problemi aumenteranno, perché cosa accade nel corpo islamico? Una volta che noi abbiamo qui il corpo islamico e sappiamo che questa parte sta crollando, cioè l'Iran, l'ultima parte che resta in vita è destinata a esplodere come ultimi colpi, cioè la jihad sunnita. E la jihad sunnita è la peggior cosa che possa accadere. Questo è il motivo per il quale, secondo me, torneremo iperfocalizzati in Siria. C'è già stata la settimana scorsa un pogrom praticamente contro i curdi, del quale non si è occupato nessuno, mi pare ad Aleppo, non mi ricordo, non ho seguito, perché non stavo ancora bene, seguivo l'Iran. Ma la Siria è lì, è destinata ad esplodere, con una base russa ovviamente, e, insomma, vabbè, poi ce ne occuperemo, adesso non è il caso di complicarci la vita, ma noi abbiamo la certezza in questo momento che gli iraniani, consapevoli di questo sacrificio, ci stiano dando anche una lezione, perché noi non possiamo soltanto guardare una distesa di sacchi neri e di cadaveri che arrivano con le madri che gridano e pensare, ah sì, che bello, l'Islam verrà sconfitto. Noi dagli iraniani dobbiamo imparare qualcosa. Quindi prima o poi con calma dovremo anche metterci lì non adesso, a mettere in luce l'aspetto identitario degli iraniani, che non solo non sono arabi, non si sono fatti arabizzare, hanno resistito all'arabizzazione, perché tutti voi sapete che l'islamizzazione arriva anche come forma di arabizzazione, infatti non hanno mai adottato la lingua, perché quando tu adotti la lingua di chi ti ha conquistato, adotti il suo schema di pensiero, adotti la sua struttura del pensiero. Infatti nel patto di Omar c'è la supremazia della lingua araba sulle altre lingue dei popoli da conquistare, e questo semplicemente gli iraniani non l'hanno permesso, perché sono sempre stati legati alla propria identità. Già durante l'impero persiano, addirittura in maniera del tutto paradossale, lo sciismo nasce come resistenza all'arabizzazione, perché quando l'Islam nasce che viene già forgiato su quello che già era la psiche araba, che è questa, e io faccio nascere l'Islam e combaciano le due cose alla perfezione, come le formine che facevamo in spiaggia da piccoli con la sabbia umida, poi diventava secca, e questo è il blocco sunnita, che non è nient'altro che l'Islam, perché
è tutto sunnita ovviamente in questo momento. Quando questa conquista araba si sposta nell'impero persiano, trova un impero che ha semplicemente la propria struttura, la propria società, la propria lingua, la propria identità, non ha nessuna voglia di farsi conquistare. Cosa accade? Sto parlando di periodi ovviamente ampissimi, no? di tempo, che si forma lo sciismo, proprio come resistenza all'unico Islam che in quel momento esisteva, come quando in un corpo arriva un virus e il corpo allora sviluppa una seconda infiammazione per mandare via il primo. Vabbè, adesso non volevo complicare le cose. Comunque la cosa importante, la lezione che noi abbiamo da apprendere dagli iraniani è che l'Islam non arriva dove la tua identità è molto forte. Se le radici della tua identità sono ebraiche, buddiste, cristiane, laiche, italiane, francesi, va bene tutto, l'importante è che più tu resti ben saldo a quelle radici identitarie e più non ti farai conquistare dall'Islam. Ho finito, scusate, ho sbrodolato un attimo verso la fine. Allora, io questa sera alle 29, sì, mia nonna, alle 21 faccio una live soltanto di là per gli abbonati, ma è una prova, può anche non esserci nessuno, nel senso che voglio solo vedere se YouTube, come suppongo, mi segnalerà anche di là, in versione privé, diciamo, Safe Bunker israeliano, le clip dell'orrore. Insomma, stasera vedo, se non mi vedete online vuol dire che ovviamente mi ha segnalata e continuiamo a lavorare così. E se invece ci dovesse essere qualche notizia apocalittica, facciamo ovviamente una live per tutti e io mi auguro che questa notizia apocalittica arrivi presto e che Khamenei o venga impiccato, io sono disposta ad andare con le mie stesse mani, oppure tutti in Russia e poi vediamo, ok? In questo momento una delle cose più importanti è manifestare solidarietà nei confronti degli iraniani che stanno combattendo una cosa mai vista prima. Manifestare solidarietà può significare o utilizzare i social come meglio credete, oppure anche solo parlarne con le vostre persone, nella vostra realtà fisica. E vi saluto, ho finito, grazie mille, ciao ciao.